Un aspetto molto importante per un progetto che punta all'autosufficienza è la conservazione di ortaggi e verdure. Anche se l'orto produce tutto l'anno, in estate c'è una gran produzione di ortaggi, pomodori, zucchine, patate, fagiolini. E se non si fa l'ultimo fondamentale passaggio, quello di riporre le conserve in dispensa, abbiamo questa quantità di ortaggi che ci escono praticamente dalle orecchie e in inverno ci rimane soltanto la nostalgia di questa abbondanza. Una cosa che ci piace molto è andare a riscoprire le tradizioni della civiltà rurale che ha permesso a generazioni di contadini di sfamare le proprie famiglie, specialmente in inverno o nei periodi di magra, mettendo in dispensa tutto quello che veniva prodotto nei momenti di maggior produzione. I pomodori pelati, insieme alla passata e ai concentrati, sono le conserve maggiormente realizzate in casa. Ogni famiglia custodisce gelosamente la propria ricetta, ritenendola la migliore, senza dubbio. Apprezza i deliziosi prodotti principalmente nei periodi freddi d'inverno o quando a causa di qualche imprevisto si fa fatica ad arrivare a fine mese con i soldi, ma si sta tranquilli perché la dispensa è piena zeppa di prelibatezze. Anche per i pomodori pelati la prima operazione da fare una volta raccolti i pomodori è quella di fare una bella pulizia, togliere tutte le impurità ed eventuali tracce di terra. Questi sono i pomodori più adatti, sono San Marzano, belli maturi, e gli altri che ancora non so sono come questi, leggermente ancora verdi, non li utilizzeremo in questa giornata e li lasceremo maturare. Dopo aver abbondantemente lavato i pomodori, si effettua un taglio a croce per facilitare la spellatura del pomodoro. Con l'induzione scaldiamo l'acqua, la portiamo ad ebollizione. Ecco, i pomodori adesso vediamo sono pronti per essere spellati e li mettiamo nell'acqua fredda in modo da freddarli. Allora, mettiamo i pomodori pelati nel barattolo. Noi in alcuni casi mettiamo la foglia di basilico e questi pelati li utilizzeremo per fare il sugo. Altri barattoli li facciamo senza foglia di basilico perché se vogliamo fare una preparazione per esempio a base di pesce, il basilico non è indicato, abbiamo il pomodoro puro. Ecco, quando il liquido arriva a 1-2 cm dal bordo del barattolo, ci fermiamo perché ci deve essere un po' di aria all'interno del barattolo per permettere la formazione del sottovuoto. Allora, mettiamo il tappo, stringiamo bene. Questo barattolo lo riempiamo senza mettere la foglia del basilico. Facciamo pomodoro assoluto. Noi non mettiamo nessun altro
ingrediente tipo zucchero, sale, eccetera. L'unica cosa che faremo, verificheremo in un barattolo a campione con una cartina tornasole il pH, perché se il pH è più alto di 4, a quel punto possiamo aggiungere un cucchiaino di limone che servirà appunto per garantire un pH che non permette la formazione di batteri patogeni. Puliamo il bordo del barattolo e stringiamo bene il tappo. Una volta pronti i barattoli vanno messi in pentola per la bollitura. Quando inizierà la bollitura forte dobbiamo aspettare almeno 35 minuti, dopodiché possiamo lasciare i barattoli a raffreddare nell'acqua e poi possiamo metterli in dispensa. Per goderci appieno le nostre conserve è importante, come facciamo noi, rispettare le linee guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico del Ministero della Salute. In descrizione vi lasciamo il link per consultare gratuitamente queste linee guida.